Ne abbiamo parlato in diversi video, in diverse palestre, ve l'abbiamo accennato, ma non l'abbiamo mai affrontato, quindi abbiamo pensato di farne uno specifico. Ciao ragazzi, bentornati su No Grip. Oggi partner check. Equipa completa. Piccolo quiz. Che domanda mi vuoi fare? Anzi, non faccio a te la domanda, la faccio ai nostri amici. L'arrampicata è uno sport pericoloso? Scrivetelo nei commenti, scriveteci cosa ne pensate. Assolutamente sì. No. No, vedi? Basta, È cagata. potenzialmente pericoloso, ma in realtà se si fanno appunto tutta una serie di Accorgimenti. si riducono tantissime possibilità di pericolo. E il primo, e quello forse più importante, è proprio il partner check. Quindi prima di cominciare a scalare, uno controlla l'altro. Naturalmente stiamo parlando di scalata con la corda, molto importante perché è quello che ci potrebbe salvare la vita. Nel senso, se ho fatto male il nodo, se il mio compagno ha messo male l'assicuratore, c'è anche tutto un aspetto, oltre proprio alla sicurezza dell'arrampicata, anche dell'aspetto mentale. Se io sto per fare il passaggio difficile e potrei cadere, dico cazzo qua se cado, ma il mio amico ha messo bene il gri-gri. Proprio nel passaggio in cui sei in crisi, sapere che l'hai controllato prima di partire, come dire, può toglierti un po' quell'ansia, quella paura nel momento in cui servono tutte le energie e tutta la concentrazione. Quindi andiamo a prendere quello che ci serve. Useremo il gri-gri 1 perché gli altri assicuratori li ho dimenticati in palestra. Questo pezzo di storia. Pezzo di storia. Se vuoi Questo qua lo teniamo appeso qua. ho anche l'otto di mio padre, se vuoi. No, ma direi che già il Grigri 1 è abbastanza... Ognuno farà la sua parte, no? Io farò il nodo visto che scalo, il nodo che vi mettiamo come si dice? Il video in sovrimpressione dove potrete vedere come si fa l'otto, fa il bulino, che sono diciamo i due nodi più utilizzati. Non solo come si fa il nodo, ma anche come deve essere correttamente inserito nell'imbrago, ok? Quindi diamo per scontato che avete visto questo video e non ci soffermiamo sul come si fa, ma solamente i controlli da dover fare. Il primo controllo da fare è quello dell'imbrago. Esatto. Anche qui Ok. Anche qui nel video sul nodo parliamo di come inserire correttamente l'imbrago. Io devo prendere la corda da un punto specifico, sicuramente non devo prendere questa. Prendi la corda da qui. Seguo dal nodo. Sul grigri ci sono dei disegnini che ci aiutano a capire come va inserita la corda, sia all'esterno, quindi sulla placchetta che si muove, sia all'interno. Poi se riusciamo faremo un video con tutti gli assicuratori. Questo è quello vecchio, ma comunque la funzione e l'utilizzo e l'inserimento è uguale a quello nuovo, ok? Quindi qua c'è l'omino che sta scalando, la corda di Giorgio la andrò a inserire nell'omino che sta scalando. Una volta che ho inserito la corda? In realtà il primo passaggio è quello di prendere il moschettone e metterlo nell'anello di servizio. Quindi, così hai le mani libere per fare tutto quello che tu hai appena fatto. perfetto. Ok. Quindi, primo passaggio inserisco il moschettone, secondo vado a inserire il grigri Esatto. nel buco. Il partner check in realtà inizia in questo momento, una volta finite tutte le procedure. Quindi io che scalo vado a controllare chi farà sicura. I controlli da fare sono fondamentalmente 4 più il test. Primo, controllo che la ghiera è chiusa e lo controllo pinzando, non vedendo se è arrivato a fine corsa, per due motivi. Uno, perché il fine corsa potrebbe essere in apertura, e due, comunque non arrivate mai a fine corsa perché comunque il metallo ha una sua elasticità e potrebbe poi essere faticoso riaprirlo. Quindi arrivate a fine corsa, mezzo giro e lasciate lì e controllate pinzando. Secondo controllo, leva. Per convenzione quasi tutti gli assicuratori che hanno la leva la mettono a sinistra, quindi anche in questo caso la leva deve essere a sinistra. Vado a leggere il gri-gri, quindi riesco a leggere e quindi è inserito nel modo corretto. Il disegno dello scalatore è con la corda dello scalatore e dall'altra parte c'è il disegnino della mano, ok? Che sarà quella che Marco dovrà tenere. Faccio il test finale, blocca, quindi è inserito correttamente. Marco cosa dovrà fare? Beh, io devo controllare se sei legato correttamente,
quindi se la corda è passata sia nell'anello sotto dell'imbrago che in quello sopra. Se non dovesse essere così, dovremmo rifare il nodo, quindi Esatto. toglierlo e che il nodo sia fatto correttamente. Questo è il partner check. Vi ricordiamo, per controllare tutta questa parte, quindi del nodo e come viene inserito, c'è il video che vi mettiamo in sovraimpressione. Adesso andiamo a vedere quali sono gli errori che non bisogna fare. Ci soffermeremo sugli errori nell'utilizzo dell'assicuratore, perché gli errori, come abbiamo detto, per il nodo li abbiamo già visti nell'altro video. Errore numero 1 con la ghiera è inserirlo nell'anello superiore o inferiore, oppure passare entrambi. Perché, scusa, è un errore questo? Perché poi l'assicuratore sta... Non devi dirlo a me, devi dirlo a loro. È deficiente. No, deve essere qui, perché se fosse qui lavorerebbe in modo sbagliato. Stessa cosa qui e stessa cosa se prende tutti e due gli anelli. L'assicuratore non lavora nel modo corretto. L'imbrago è studiato, e soprattutto l'anello di servizio è studiato per scaricare le tensioni, le forze della caduta nel modo più corretto. Se voi andate a metterlo in un anello inferiore o superiore solamente, come nel caso del nodo, in caso di caduta non viene dissipato nel modo corretto la forza, ok? Sì, Poi poi non è che sia l'errore mortale, però sicuramente non è... così. Ci sono degli imbraghi che non hanno questa struttura, quelli della Decathlon, hanno solo l'anello alto e sono scomodissimi difatti, perché lavora in modo scomodo. Poi se ci vede lo sponsor sono bellissimi. Secondo errore riferito al moschettone è naturalmente lasciare il moschettone aperto, perché potenzialmente, si parla sempre, io posso dare una botta al moschettone, questo si può aprire, nel momento il mio compagno cade, quindi forza contraria dalla parte opposta, potenzialmente può uscire. Sono d'accordo che possono essere veramente pochi casi, ma c'è la possibilità, e se anche fosse quel caso non vorrei essere nei vostri panni. Abbiamo parlato di moschettoni a ghiera e non di moschettoni senza la ghiera, perché appunto il rischio è che si possano aprire, quindi solo moschettoni a ghiera. Andiamo a vedere gli errori che si possono fare sul gri-gri. Errore nell'inserimento della corda, quindi vado a far passare la corda e la mia corda uscirà dalla parte del disegnino dove dovrebbe essere in mano, e la corda dove dovrei essere legato io come scalatore invece è dall'altra. Quindi Questo, se io la vado a bloccarmi, esatto, a bloccare il poi tutti i grigri, a inserire il passaggi. grigri, chiudendo anche la ghiera, facendo tutto correttamente, controllando, poi quando arrivo Esatto, nel faccio il momento del controllo, partner check, chiusa ghiera, la leva a sinistra, riesco a leggere la scritta. Ok, boh, mi sembra che ha messo giusto il nodo. Questa è la mia corda, quindi facciamo finta che cado. Mi sa che cado per davvero. non dovevo ridere. Per questo test è importantissimo, perché anche se dovessi sbagliare, sono alle prime armi, mi confondo, tutti questi... Ok, qua ci sono io, se cado è questa la mia corda, non sarà sicuramente quella. Se io cado, cado. E questo è un errore mortale. Questo è veramente un errore mortale. Sfruttiamo un momento, piccola skills. Se il vostro compagno si accorge di aver fatto questo errore, prima cosa che voi dovete fare, una volta che ve l'ha comunicato, prendere il rinvio, buttare il rinvio dentro all'anello di servizio, in modo tale che voi siete fermi e non potete più cadere. E poi il vostro amico può fare tutto quello che gli serve. Facciamo anche un po' di... O cambiare compagno. No, poi quando scendete picchiate il compagno e lo cambiate. Ok, quindi Sto prendendo un po' troppa confidenza con questa camera. cambiare Sto compagno sciogliendo. è comunque l'opzione migliore. Altro possibile errore? Ho inserito correttamente il gri-gri, la corda nel gri-gri. Ho inserito, ma non è passato, non sono passate entrambe le piastrine. Quindi potrebbe forse anche tenere, ma perché questa va a sbattere, ma sicuramente
non è il Ma corretto. soprattutto se dovesse aprire. O siete molto fortunati o probabilmente, quindi tutte e due le piastrine. Inserite nel moschettone. Quindi Grigri è messo correttamente, lo vado a inserire al contrario. La leva, come vedete, a sinistra ma è a destra. Anche qui il funzionamento c'è, gira tutto quanto, ok? Però vedete dove sta la leva quando vado a bloccare e quando devo calare? È tutto inverso. Invece che tirare a me dovrò tirar fuori la leva. Quindi questo non è mortale, ma vado a far funzionare male l'attrezzatura. Errori invece che possono essere fatti da chi scala. Tutti questi accorgimenti, soprattutto sul nodo, vi mettiamo il video che abbiamo già precedentemente fatto. Comunque vi ricordiamo che l'idea di fare questi video tutorial è per darvi un aiuto, scoprire cose nuove. Ogni persona, ogni istruttore insegna in modo diverso, con dettagli anche diversi. Ma non è che un video, come può essere questo, come può essere tutti quelli che faremo, che abbiamo già fatto, possono darvi tutte le informazioni o la sicurezza del andare a scalare. È successo più volte di vedere persone che col cellulare guardano il video, provano, approcciano, fanno le manovre e incominciano a scalare. Ma poi ci sono tanti errori. Investite qualcosa sulla vostra vita, sulla vostra sicurezza. Affidatevi a dei professionisti. Poi dopo fate la lezione dove l'istruttore vi spiega, non vi ricordate una cosa a casa, l'idea è per questo fare dei video. Vado a casa, me lo rivedo, me lo ripasso, ma non pensate che fatto un video, guardato un video anche 10 volte possa bastare per poter scalare con la corda, in palestra o fuori. Dopo la predica di Padre Giorgio, vi ringraziamo ancora per aver seguito il nostro video e continuate a seguirci per vedere altri contenuti di questo tipo.